Messina è il capoluogo della provincia dove sono nato. Questo è Stay, un podcast in pillole sugli U2. I siciliani fuori da quei confini insistono nel chiamare quella provincia la Babba, la provincia stupida, come a voler dare a quei luoghi un carattere di non senso. Anche il dialetto della città e dei paesi attorno non è ben definito, a parte il fatto che cambia ogni 5 chilometri. È composto da parole e accenti miscuglio di tanti altri. Inoltre è una provincia che confina con le due più importanti di quell'isola. Io non ho mai considerato Messina come la mia città. Non ho mai sviluppato un senso di appartenenza, ma mi ha sempre affascinato. Messina è una città rinata dalle proprie macerie. È il luogo di confine, è un passaggio obbligatorio, è il posto dal quale, guardando in direzione del mare, vedi una terra altra. È la città che accoglie e che saluta chi va via. È la prima parte della Sicilia che vedo quando vado da mio padre ed è anche l'ultima quando torno a casa. Era l'autunno del 1993. Io dovevo trascorrere una decina di giorni in un ospedale proprio a Messina. Ricordo che avevo trovato una finestra nella sala comune da dove si vedeva il continente. E ricordo che con il mio Walkman blu stavo seduto ore lì davanti a guardare il mare e quella terra oltre. Nelle cuffie con gommine rigorosamente arancione pallido, dicevo, nelle cuffie avevo l'ultimo album degli U2. Era il secondo album degli U2 che compravo, ma il suono questa volta era completamente differente rispetto al primo. Non erano le melodie rock pop a cui mi ero affezionato qualche anno prima. Sperimentavano altro, suoni campionati, prevalenza di melodie elettroniche ripetitive. L'attacco vocale della prima traccia è in tedesco. Questo di usare altre lingue come incipit delle canzoni è una cosa che poi tornerà spesso nella loro musica. E poi segue una specie di elenco, una serie di slogan pubblicitari rassicuranti. Perché questa intro? Perché quel titolo che richiamava ad una canzone dell'album precedente, ma che fa una crasi con il nome del continente in cui viviamo? Cos'è Zoo-Europa? Quelli sono gli anni della formazione dell'Unione Europea. Il 93 è l'anno in cui il Trattato di Maastricht entra in vigore. Siamo finalmente cittadini europei. I fratelli dell'Est a poco si uniranno e cresceranno come un'unica famiglia. Sicuri? Siamo sicuri? L'Europa è da sempre un territorio conteso tra due blocchi contrapposti. È un insieme di popoli differenti e di lingue enormemente differenti. È una terra di mezzo che non ha un'identità precisa, ma cerca di essere qualcosa che da altre parti non c'è. I primi anni 90 sono gli anni della gioia e della confusione. Sono gli anni della speranza e della delusione. Sono gli anni dell'unione e della divisione. Gli anni 90 sono quegli anni che vedranno cadere le ultime dittature europee, ma che daranno il via a nuovi tipi di nazionalismi miopi che vedranno in quell'unione il capro espiatorio di tutti i mali. Non preoccuparti, baby, andrà tutto bene. L'incertezza può essere un faro guida. Io sento voci ridicole fuori nella scia. Andiamo in superficie. Metti la tua testa fuori dal fango, baby. Ecco quindi il continente come uno zoo, nel quale convivono molte specie che fanno fatica a comunicare. Ecco che si forma quel soggetto politico che prova a guardare sia ad Occidente che a Oriente, convinto di voler diventare il crocevia di interessi dell'una e dell'altra parte. Ecco, per la mia personalissima esperienza, ecco la grande Messina a cui appartengo, un territorio che è rinato dalle proprie ceneri
e che vuole diventare qualcosa di speciale. Stay. Ogni domenica alle 13